Adesso diamo una breve occhiata, molto rapida perché la sezione è grande, alla sezione modalità operative. Ecco. Bene, la prima è relativa a non ripetere i messaggi. Questa è una funzionalità molto raffinata, dato che Android ci fa impazzire. Uno dei più grossi problemi delle app di notifica è quello di evitare le ripetizioni, dato che Android continua a ripeterle fino a che voi non le smarcate dall'app originante. Per esempio, fino a che non entrate nella chat di WhatsApp e non leggete i messaggi dentro la chat, lui continuerà a ripeterveli, e quindi ho dovuto trovare tante protezioni per evitare questo. E quindi se voi abilitate la non ripetizione, che non è comunque mai garantita, visto che WhatsApp poi ripete gli stessi messaggi cambiando l'ordine e la priorità dei messaggi che scrive, quindi alla fine sembrano messaggi diversi. Comunque, al di là di quello, mi sono inventato 1000 sistemi per evitare le ripetizioni, non avete idea di che fatica abbia fatto. Ecco, è possibile poi parametrizzare l'opzione di non ripetizione, quindi dire, vabbè, ecco, siccome lui memorizza una lista per evitare appunto le ripetizioni, questa è la lista che vi fa vedere nella pagina notifiche, bene, per esempio 50 elementi, questo è il default, e in ogni caso considera di non ripeterla se non sono passate almeno 12 ore. Chiaramente è l'insieme delle due condizioni: quanti elementi ha nella lista e quante ore deve considerare, che poi fa il risultato. Ecco, esclusioni: è possibile certe parole chiave invece farle ripetere. Per esempio, siccome arriva sempre la parola chiave foto per dire che c'è una foto, ecco, invece questo bisognerebbe ripeterlo, visto che ogni volta che arriva una foto viene detta questa parola. Ecco. Bene, passiamo adesso ai comandi vocali. C'è una sezione apposta, visto che è una delle parti più complesse dell'app. Risposta automatica a telefonata: in questo caso, se arriva una telefonata, qui potete decidere il numero di squilli. In realtà sono blocchi da 5 secondi. Dopo questo numero di squilli lui alzerà, si può dire, automaticamente il microtelefono, e quindi voi sarete messi direttamente in comunicazione senza bisogno di schiacciare alcun pulsante. Non tutti i telefoni chiaramente supportano questa possibilità, alcuni non danno assolutamente la possibilità a un'app di rispondere a una telefonata. Modalità privata: in questo caso viene rimossa dal messaggio il corpo del messaggio, viene solo detto messaggio da il nome del mittente. Modalità messaggi raccorciati: potete decidere se applicarlo a tutti i messaggi oppure solo ai testi delle email, come qua per esempio, è esclusivo chiaramente. Imposta la soglia e il numero di caratteri che volete impostare prima che dica, e cosa viene detto: messaggio troppo lungo, ad esempio. Potete scegliere il messaggio che vi dice quando supera la dimensione dei caratteri che avete scelto. Ecco, poi c'è modalità antisilente, vuol dire che anche quando mettete in modalità do not disturb oppure abbassate il volume della suoneria, lui comunque riuscirà a dirvi le notifiche. Accoda messaggi silenziato: accoda messaggi durante la telefonata, vi dà la possibilità di accodare i messaggi quando siete in queste due situazioni, quindi comunque non vi disturberà, ma se li terrà in memoria compariranno nella lista dei messaggi in pagina notifiche con una clessidra a fianco. Appena finirà la telefonata, appena leverete il silenziamento dal telefono, questi messaggi verranno subito riprodotti uno dietro l'altro. Concatena messaggi vicini: se avete degli amici che vi ammazzano di messaggi, ne scrivono uno ogni 2 o 3 secondi, qui c'è la possibilità di impostare un tempo entro il quale, per esempio 10 secondi, che è ragionevole, invece che dirvi n messaggi diversi, messaggio da, ve ne dirà uno solo, messaggio da, con tutti i messaggi che è riuscito a concatenare all'interno nel range dei secondi indicati. Bene, rimozione e sostituzione
sostituzione c'è tanta roba, potete scegliere sequenze di caratteri da rimuovere, per esempio ho messo il meno e l'underline, poi potete scegliere se rimuovere i caratteri speciali, quindi se per esempio gli emoji ce ne sono tanti e rompono le scatole, potete eliminarli con un colpo di dito. Abilita rimozione URL, potete eliminare anche la lunga ripetizione degli URL, dei siti praticamente. Sostituzioni, potete farvi un vero e proprio dizionarietto delle parole, sono ovviamente come vedete nell'esempio, sulla sinistra mettete la parola sorgente, sulla destra cosa deve diventare e potete fare un dizionarietto delle sequenze di caratteri da sostituire, molto interessante. Ecco, scusate, torniamo dove eravamo. Ecco, adesso rimozione e sostituzione abbiamo detto, abilita i gruppi WhatsApp, Telegram, c'è quindi la possibilità di abilitare e disabilitare i gruppi WhatsApp, anche questa funzione non è garantita visto che WhatsApp cambia le carte in tavola ogni mese, però fino a che funziona, ragazzi, io ci sto dietro, oltre non posso fare. Abilita messaggi vocali WhatsApp, anche questa è una funzionalità piuttosto complessa, qui c'è tanto da parlare, appunto per questo ci dedico un video apposta, il video 10D, e quindi vi rimando a quel video per la relativa spiegazione.